Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi mi trovavo a registrare il video che vi invito a guardare, vi lascio qui in descrizione e qui in alto, dove andavo a spiegare come si decalcifica una macchinetta del caffè, un video molto interessante che in tanti mi avete chiesto, e mi sono trovato con queste due macchinette dolce gusto, simili ma diverse, magari di età diverse, ma ancora tutt'oggi in vendita. Queste sono le classiche Pinguino, così chiamate, sono le macchinette dolce gusto più vendute, che hanno fatto proprio la storia di questo formato di capsula e quella della capsula grande. Una capsula nata per contenere grandi quantità di caffè, ma soprattutto grandi quantità di solubili, quindi è una capsula che si presta bene a contenere tisane, tè, oppure anche latte in polvere e tutte quelle bevande che troviamo appunto del dolce gusto, come per esempio adesso ho preso Mocha, uno dei miei preferiti. Cosa sono quelle tacchette che troviamo all'interno delle tisane dolce gusto originali e che troviamo anche sulle macchinette che hanno l'erogatore elettronico della lunghezza della bevanda? Sono la lunghezza consigliata proprio da dolce gusto per ogni capsula. Ad esempio nel Mocha, che è tra i miei preferiti, abbiamo la capsula marrone, va erogata fino a 3 tacchette che equivalgono a 110 ml. La capsula bianca che contiene latte in polvere, anch'essa 3 tacchette, quindi altri 110 ml, il totale sarà una bevanda a 220 ml. Quindi sostanzialmente tutte le tacchette, che sono 7, la settima erogherà circa 250 ml di liquido, mentre la più corta è quella che adesso andremo a testare, è quella adatta a un'espresso italiana. Essendo queste macchinette pensate probabilmente più per un mercato nordico, anglosassone americano, fatto di caffè americano e bevande solubili in tazza molto grande, come potrete vedere l'espresso è appunto l'espresso italiana è la lineetta più bassa. Adesso andremo a fare una prova con il mio bicchierino che ci indica appunto le tacche di un espresso ristretto singolo, ristretto doppio e espresso doppio. Andiamo a mettere una capsula di caffè, in questo caso ho preso una Lollo, e le andremo a erogare con la tacchetta minima per vedere appunto la dimensione e l'erogazione automatica che farà questa macchina. Come potete vedere, la tacchetta più bassa di queste macchinette è l'espresso singolo, quindi se voi volete far fare in automatico un espresso, sapete dovete lasciare la macchinetta alla tacchetta più bassa. Queste due macchinette differiscono sostanzialmente proprio per questo regolatore automatico che si basa su queste tacchette famose che ho già ripetuto 100 volte. Quindi quando vi trovate a scegliere una macchina dolce gusto, se avete già pensato che la dolce gusto sia la macchina per voi, e questo lo dovete fare solo riflettendo se fate tante tisane, come dico sempre, la dolce gusto è la miglior macchina se voi ne farete un utilizzo anche in tè, tisane o altre bevande solubili. Se volete fare solo il caffè non è la macchinetta che vi vado a consigliare, ma anzi vi invito a guardare gli altri video in cui parlo di macchinette a cialde o di macchinette in espresso a modo mio più adatte per fare caffè. Se invece siete appassionati delle bevande dolce gusto originali oppure di tutte le altre compatibili che si trovano, quindi dove ci sono anche dei tè, delle tisane o degli altri solubili molto deliziosi, a quel punto vi consiglio di acquistare sicuramente una dolce gusto. Ma quale scegliere? Quella senza selettore automatico della dimensione dell'erogazione oppure quella con il selettore automatico? Allora, la differenza di prezzo è di circa 10 euro, quindi un 39 o 49 euro per questa, un 49,59 per quest'altra. Sicuramente per 10 euro il selettore automatico vale tantissimo la pena, perché se voi provate a fare una bevanda che vi è consigliato 3 tacchette, se non avete il selettore, come non c'è in questa macchina, sarà difficilissimo fare la bevanda della lunghezza consigliata. Questo cosa comporta? Non comporta nulla di drammatico, ma vi troverete una bevanda o troppo concentrata, se l'avete fatto troppo corta, o troppo allungata e quindi saprà più di acqua che di bevanda. E quindi, onde evitare di dover fare le cose a occhio, vi consiglio assolutamente per 10 euro in più una macchina con il selettore. In tanti poi mi avete chiesto quale macchina dolce gusto mi consigliate. Io adesso ho preso i due modelli più famosi e tra questi due sicuramente vi consiglio questa, che appunto vi lascio il link in descrizione, la classica Pinguino con selettore per la lunghezza delle bevande, ma adesso sono uscite anche la nuova Piccolo, che tra poco spero di testare e di portarvi sul canale, in più c'è la Blo, ci sono tanti modelli. Allora io credo che per esperienza la Pinguino classica sia la più affidabile e quella che mi sento di consigliare. Io ho questa da più di 7 anni credo e non mi ha mai dato un problema, ha fatto solo una decalcificazione normale, non ho mai avuto bisogno di sostituire la guarnizione e questa ce l'ho già da un paio d'anni e
non ho mai avuto problemi, quindi sono macchinette affidabili, mi sento di consigliare. Spesso, anzi, i modelli più particolari sono sicuramente esteticamente più affascinanti, ma quelli danno un po' più di problemi. Quindi se vi piacciono, tipo la Blò oppure la piccolissima, non posso dirvi io di non comprarla, perché oggettivamente sono modelli molto particolari, molto belli, però già una macchinetta semplice e economica come questa vi darà grandi risultati. Ok, andiamo a fare un test di erogazione con la tacchetta numero 7, quella più in alto, quella che farà la maggior lunghezza di bevanda. Ok, come avete visto un bicchiere da cucina si è riempito totalmente, quindi è una dimensione tra i 220 e i 250 ml l'erogazione della settima tacca. Un altro piccolo consiglio per chi ha una macchina dolce gusto: spesso mi scrivete che le capsule del dolce gusto vi scoppiano all'interno della macchina, e questo può essere dipeso da due motivi: o dalla difettosità della capsula. Replicare una capsula compatibile dolce gusto è una delle cose più difficili, infatti spesso i produttori più piccoli hanno le capsule difettose e fanno sì che il caffè non esca, ma sentite proprio scoppiare la capsula all'interno e poi inizia a uscire un caffè molto anacquato. In quel caso può essere leggermente differente la dimensione o il formato della capsula, che non è molto compatibile con il dolce gusto e quindi vi darà problemi. Alcune altre volte invece mi avete raccontato, ho visto anche per esperienza, che appunto ci sono delle perdite dai lati della capsula. In quel caso spesso non è la capsula difettosa, ma è semplicemente la guarnizione che c'è all'interno della macchina dolce gusto che va sostituita, e questo fa sì che è una piccola spesa, perché in fondo la condizione costa circa 5 euro, e spesso però vi succede sempre con le compatibili. Come dicevo, essendo uno dei formati più difficilmente replicabili, alcune volte basta veramente un micromillimetro differente e fa sì che quel piccolo difetto della guarnizione faccia sì che si abbia una piccola perdita con la capsula compatibile. Invece quando provate a fare una capsula originale, al 90% delle volte la capsula originale è sempre perfetta, e quindi nonostante la guarnizione sia deteriorata o usurata non vi darà il problema sulla capsula originale. Quindi valutate, secondo me conviene più sostituire una guarnizione piuttosto che tornare a comprare originali, che oggettivamente costano tantissimo e alcuni gusti di caffè sono molto discutibili. Si vede proprio che sono pensati per una clientela non da ristretto espresso italiano, ma più per una clientela internazionale. Invece sul discorso delle bevande come Mocha, così come tante altre bevande, i gusti originali sono veramente buoni, talvolta imbattibili, anche se alcuni, come in questo caso il Mocha, che è una confezione a 16, in realtà ci si possono fare 8 bevande, perché comprendono 8 capsule marroni e 8 capsule bianche, che solo combinate insieme compongono una bevanda Mocha, e quindi avete 8 bevande e il costo a quel punto inizia a essere abbastanza oneroso. Con questo vi ho raccontato un po' tutto, e mi raccomando, se dovete comprare una dolce gusto fatelo soprattutto se dovete fare tisane e bevande particolari piuttosto che per il caffè, e soprattutto sceglietelo con il selettore della lunghezza. Veramente vi ringrazierete se ascolterete questo consiglio. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di dimostrarvelo lasciandomi un like qui sotto del video, e soprattutto per dubbi, domande scrivetemeli nei commenti. Per me è veramente un piacere leggerli e rispondervi. Soprattutto vi chiedo di iscrivervi al canale così rimarrete sintonizzati, e attivare la campanellina in maniera tale che vi arriveranno le notifiche appena pubblicherò nuovi video. Un saluto e alla prossima!